Da dove inizio a raccontarvi la nuova MT-09? Beh, mettetevi comodi perché la storia è ancora un pochino lunga. Sì, lunga, perché per la terza generazione della sua Naked Yamaha ha deciso di cambiare veramente tutto. È una MT-09 più potente e leggera quella che ci si para davanti e che con la vecchia, nome a parte, ha in comune praticamente solo le pinze dei freni. 63.000 unità vendute dal 2013, 11ª moto in classifica lo scorso anno. Possiamo dire che l'MT-09 certo non soffriva ancora della crisi delle vendite, tuttavia gli Yamaha si sono dati davvero da fare perché l'obiettivo era rinverdire un progetto di una moto che per la casa di Bata è una pietra miliare. È stata lei infatti nel 2013 a lanciare il nuovo concetto delle piattaforme CP2 e CP3 e anche la nuova filosofia costruttiva che ha in tutti questi anni portato il marchio dei 3 di Apason a costruire modelli di successo commerciale che miscelano sapientemente prestazioni, gran carattere motoristico e dinamico e design e un prezzo davvero molto interessante. Prezzo che resta interessante anche sulla nuova MT-09 che vi chiede di staccare un assegno di 9.499 euro sotto la cifra psicologica di 10.000 euro, quindi questo nonostante potenza e dotazione siano oggi decisamente più interessanti. Partiamo dal motore. Il 3 cilindri in linea CP3, uno dei migliori motori della categoria per forza ed erogazione, perde quasi 2 kg di peso, riceve l'ormai classica cura ricostituente a suon di centimetri cubi, con il doppio scopo di meglio sopportare le angherie della normativa Euro 5 e nel frattempo, che non fa mai male, crescere anche un po' di potenza. Cresce l'alesagio di 3 mm e di conseguenza cresce anche la cilindrata che dagli originali 847 passa agli attuali 889 cm3. Di pari passo cresce anche la potenza che ora arriva a 119 cavalli e 10.000 giri e qui siamo al top del segmento. Il dato più interessante però è l'aumento della coppia che ora tocca 93 Nm, picco massimo che arriva però a soli 7.000 giri, 1.400 giri di prima rispetto al motore precedente. Interventi anche al cambio che allunga i rapporti di prima e seconda marcia e monta di serie un quick shifter bidirezionale al top per velocità e precisione. E cambia anche l'acceleratore con un ride by wire integrale, prima lo era a metà perché c'era ancora il cavo, e 4 modalità di guida con la quarta che è depotenziata a 100 cavalli e dedicata agli asfalti con scarso grip. Scontato anche un aggiornamento pesante del comparto elettronico ovviamente con l'arrivo di una nuova piattaforma IMU a 6 assi, piattaforma inerziale. Ora i controlli dell'MT-09 sono davvero quelli di una moto sportiva con controlli di trazione, slide control system, anti-wheelie e ABS cornering. Interessante il fatto che questi controlli si possono regolare su 2 mappature fisse e una mappatura M completamente personalizzabile in modo indipendente dai radi mod del motore. Il salto generazionale interessa anche la ciclistica, tutta nuova, con un telaio ridisegnato e più leggero di 1,5 kg, ma molto più rigido di prima e un forcellone simmetrico. Prima a destra c'era la cosiddetta banana, per far passare lo scarico, che perde 250 grammi. La novità è che il forcellone è ora infulcrato all'interno del telaio, come sulle moto più sportive, rendendo quindi tutto l'insieme più rigido. Sulla vecchia MT-09 era invece fissato esternamente al telaio. Quelle della ciclistica sono forse modifiche ancora più importanti rispetto a quelle del motore. La MT-09 pagava infatti sospensioni un po' cedevoli, un assetto molto scarico sul davanti. Bene, il nuovo telaio cosa fa? Sposta il canotto 3 cm più in basso e la nuova forciata da 41 sempre regolabile si accorcia di 39 mm. L'escursione resta sempre sopra la media delle Naked, 130 mm, ma è chiaro che con queste mosse Yamaha è andata a cercare un pochino più di carico sull'avantreno. Di pari passo aumentano l'inclinazione e l'avancorsa del canotto di sterzo, sono aumentate per recuperare quello che abbiamo perduto abbassando un po' la moto. Insomma, questa MT-09 promette di essere un po' diversa nella dinamica di guida, ma questo lo scopriremo molto presto guidandola. Anche le ruote sono più leggere di 700 grammi, sono realizzate con una nuova tecnica che si chiama Spin Forged e sono le ruote in alluminio più leggere mai costruite da Yamaha. In tutto questo il peso cala di 4 kg, siamo a 189 kg adesso in ordine di marcia, una moto molto leggera, non così scontato quando si passa dall'Euro 4 all'Euro 5 e aggiungendo tutta l'elettronica che è stata aggiunta su questa nuova MT-09. Due sono i punti centrali da cui partire per parlare della nuova MT-09, posizione di guida e motore, due elementi che effettivamente distinguono la Yamaha da tutte le altre Naked sul mercato. Una posizione di guida che
particolare, voluta così da Yamaha per creare una moto che fosse prima di tutto una fan bike più che una naked sportiva, e questo lo si capisce anche dalla scelta di avere un'escursione della forcella più estesa del normale, 130 mm invece dei canonici 120. Chi arriva da naked sportive come potrebbero essere Street Triple o KTM Duke o anche la nuova Tuono 660 dovrà quindi mettere in conto di percorrere qualche chilometro per prenderci un po' la mano, perché sulla MT-09 si troverà con il busto più eretto, il manubrio più alto e alla fine con un avantreno un po' meno caricato, sicuramente molto veloce nei cambi di direzione ma con un filo meno di appoggio rispetto a quelli di moto che comunque si dichiarano più sportive. Una posizione, questa ovviamente voluta da Yamaha, ripeto, che sta un po' a metà strada tra quella che è una naked sportiva vera e propria e una motard, un unicum quindi nel segmento, che probabilmente è stato anche quello che ha reso apprezzata la MT-09 da tutto il suo pubblico, perché è stata venduta davvero tantissimo. Tra l'altro la posizione di questa nuova moto è regolabile, si può ruotare il riser avvicinando il manubrio e da quest'anno si possono anche regolare le pedane per 14 mm in verticale e 4 in orizzontale, quindi ci si può cucire addosso la moto un po' meglio. Chi conosce questa moto ritroverà senza dubbio le stesse sensazioni anche sulla nuova MT-09, moto senza dubbio comoda. Io con un piccolo cupolino e 2 borse ci posso viaggiare davvero senza problemi, e decisamente apprezzabile da usare nella vita di tutti i giorni perché è molto facile quando si va piano. Moto che fa dell'agilità nei primi 20-30 gradi di piega il suo punto di forza assoluto. In questo range la Yamaha mostra le sue carte migliori, una moto facile, agile, veloce a cambiare direzione, supportata in questo caso dalle Bridgestone S22 di primo equipaggiamento che hanno profili davvero molto veloci, soprattutto quello dell'anteriore. La seconda parte invece della piega è quella dove con la MT-09 devi lavorare un po' di più per terminare la manovra. Proprio qui si nota la sua posizione di guida particolare, che alla fine fa sì che la moto gradisca di più di essere guidata pulita senza muoversi troppo in sella, perché poi alla fine la puoi guidare un po' in 2 modi questa moto, in stile motard o anche portando il busto verso l'interno della curva, ma alla fine di tutto capisci che la migliore efficacia la ottieni restando praticamente semplicemente seduto in sella e usando il manubrio come timone. Il passo avanti consistente lo ha fatto invece l'insieme telaio, sospensioni e forcellone, ancora morbide sicuramente e molto scorrevoli le prime, quindi se volete qualcosa di più solido dovete salire un po' con le regolazioni soprattutto sulla forcella, ben più rigido invece il secondo, soprattutto per il nuovo montaggio del forcellone all'interno del telaio, una cosa che ha praticamente eliminato del tutto quei pompaggi che caratterizzavano le precedenti edizioni del MT-09. La moto del 2021 trasferisce ancora i pesi di sicuro, ma è molto più solida da questo punto di vista e offre sicuramente un feeling di guida migliore che in passato. Oltretutto la nuova moto è frenata davvero benissimo, c'è la nuova pompa radiale, i comandi sono cremosi, modulabili al millimetro e il posteriore mi piace tantissimo, da accademia per quanto funziona bene. Ma in ogni caso è il motore ad essere il vero protagonista dell'MT-09, un 3 cilindri che davvero è fantastico per come eroga la potenza e per come la spalma su tutto l'arco di regime. Era già un motore bellissimo prima, ora è ulteriormente migliorato, riempiendo la curva di coppia, un motore fluidissimo, accetta la sesta a regimi bassissimi, non devi mai aspettarlo, si fa sempre trovare pronto ed è praticamente un motore che è sempre in coppia, con dei medi incredibilmente corposi, dai 4.000 ai 7.000 è davvero fantastico, vibrazioni veramente basse che compaiono solo oltre i 5.000 giri all'altezza delle pedane. Questo è il motore perfetto per andare su strada, non c'è dubbio. Oltretutto è migliorato anche nella gestione del gas nella primissima parte, riducendo, anche se non eliminando del tutto, va detto, quell'effetto on-off che caratterizzava un po' le precedenti versioni di questa moto. Questo almeno quando si utilizzano le mappature 1 e la 2, con la 1 che è davvero migliorata perché è aggressiva sì, ma non inutilizzabile come trovavo la mappa A della moto di prima, mentre la mappatura 3 è più morbida e nella risposta fa sì che compaia quasi del tutto questo effetto on-off, e questo quando tu vuoi andare a spasso in modo rilassato aiuta davvero non poco.
In conclusione, la MT-09 ha cambiato tutto, ma è rimasta praticamente se stessa. Il motore era e resta il suo punto di forza, è ancora migliore che in passato, con una capacità innata di spalmare la coppia in modo incredibile. La sua posizione di guida inusuale è rimasta tale, è unica nel segmento e la rende un'autentica fan bike con cui lasciarsi andare anche a qualche numero da stuntman. Ultimo appunto, lo faccio un po' al raggio di sterzo, che ho trovato un po' limitato e non aiuta molto nella guida in città. Yamaha sa fare moto di qualità, su questo non ci piove. La MT-09 non smentisce questa tradizione con plastiche, verniciature e tante attenzioni al dettaglio. Sulla nuova Naked di Vata non manca davvero niente. Un appunto, forse qualcuno lo potrà fare al compattissimo cruscotto TFT di soli 3,5 pollici e praticamente grande come un Nintendo DS, ma io devo dire che alla fine la sua funzionalità non è mai stata in discussione durante questa giornata di prove. Si legge bene e mostra tutte le informazioni che servono in modo chiaro, senza dover esagerare con le dimensioni che avrebbero un po' sporcato sicuramente la linea. Una scelta questa voluta da Yamaha, che sposa il minimalismo del design dell'MT-09 e anche del suo faro anteriore, che sicuramente ha fatto tanto discutere. E della MT-09, se vorrete, potremo discutere qua sotto nei commenti. Come sapete, io rispondo sempre a tutti e noi ci vediamo al prossimo video.